Questo sono io che completo il mio dottorato di ricerca, lascio 129 lettere sotto le porte dei docenti della mia facoltà e 24 ore dopo ricevo una diffida formale da parte della stessa università italiana. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Il mio nome è Guglielmo Giugioli, sono un dottore di ricerca e insegno in un'università qui a Ho Chi Minh in Vietnam. Oggi dialoghiamo sopra i massimi sistemi e questa volta mettiamo in discussione il sistema universitario italiano. L'ultimo anno del dottorato c'è la possibilità di fare un periodo di ricerca all'estero, ma c'è anche bisogno di un'università che ti sponsorizzi. Nel mio caso il mio supervisor mi consiglia di rimanere in Italia, ma io decido di non ascoltarlo, prendere una strada diversa. Invio 40 email ai professori di imprenditorialità delle università migliori al mondo. E 2 di loro, Stanford e Berkeley, rispondono a quell'appello positivamente. Nel giro di pochi mesi ottengo 2 inviti ufficiali e un visto che mi aprono le porte della Silicon Valley. Sono aquile che volano troppo in alto. Così mi dice il mio supervisor. Ma io penso, perché non riprendere quelle aquile che volano? E magari, perché no, replicare quegli approcci vincenti anche in Italia. Decido di comprare un biglietto aereo anche al mio videomaker e nasce un format che prende il nome dalla poesia di Robert Frost, La strada non presa, che nel corso del tempo è stata interpretata come un inno ai valori dell'anticonformismo. Questa serie di video in poco tempo supera le 150.000 visualizzazioni. Ma non è abbastanza, il mio obiettivo ambizioso è quello di far percorrere le strade non prese, anche in Italia, a partire dal sistema educativo e dalla mia stessa università. Ne parlo con il mio supervisor, con i suoi responsabili, ma non ho alcuna risposta. Allora, dopo aver completato il dottorato, lascio 129 buste da lettera sotto le porte dei docenti della mia facoltà, chiuse con un timbro di cera lacca con le mie iniziali e contenenti un codice di un episodio di questo format. La scritta recita: ognuno di noi può essere artefice di un cambiamento. Volevo ispirare un cambiamento, ma il giorno dopo ricevo una lunga e formale diffida dalla mia università italiana. Questa si apre con l'iniziativa ha allarmato i docenti e si conclude con un invito a consegnare eventuali chiavi di accesso a locali o stanze in possesso. Tutto a un tratto mi torna alla memoria il professor Lyons, il nuovo rettore di Berkeley, il quale mi aveva sponsorizzato leggendo la mia email anche per un discorso di iniziativa. When people show initiative, we reward it when we can, and we don't often get graduate students and visiting scholars that come in with the kind of initiative that you showed, but your email suggested that you were and are a serious scholar. That was a road not taken. Elencare cosa non funziona nel sistema universitario italiano non è sufficiente. Bisogna anche condividere proposte e soluzioni concrete. Ne parliamo con Stefano Pellegrino, dottore di ricerca e imprenditore, qui a Ho Chi Minh, Vietnam. Di cosa parliamo? Allora Stefano, tu hai avuto esperienza nel mondo universitario in 3 continenti completamente diversi, Europa, Stati Uniti, Asia, quindi chi meglio di te per condividere proposte, approcci diversi? Beh, anche tu hai avuto esperienza in questi 3 continenti, quindi sai di cosa stiamo parlando. E siamo qui un po' a cercare di tracciare una nuova strada da percorrere. Va bene. Direi il primo punto su cui riflettere è che ci sono sistemi universitari dove l'iniziativa dei professori non viene sponsorizzata, altri invece in cui l'iniziativa è premiata e aiutata. Il secondo punto, secondo me, che distingue questi sistemi, vedremo anche i livelli, è il tipo di interattività. Ci sono sistemi in cui molto rigidi e gerarchici, verticalizzati, dove c'è poca interazione tra professore e studente. Il professore impartisce nozioni allo studente e spesso lì si ferma. Altri invece dove c'è molta più interattività e il professore ingaggia in discussioni con gli studenti e cerca di estrarre potenziale da loro, farli riflettere, farli pensare. Che poi, se ci pensi, è un po' quella che dovrebbe essere la missione di un docente, quella di aiutare lo studente a pensare e agire in maniera diversa. Certo, e questo avviene, infatti la parola educazione, se ci pensi, dal latino, educere, tirare fuori un potenziale che è nello studente, e questo avviene in un dialogo, in un'interazione. Lo dicevano i greci, non è che lo abbiamo inventato adesso. Quindi direi queste sono le 2 principali differenze tra questi sistemi.
Ora, se penso all'Italia, io ho avuto alcuni professori assolutamente eccezionali, 2 o 3 Ce ne sono tantissimi. Assolutamente, abbiamo delle punte di eccellenza incredibili. Il sistema però è diverso, nel senso che questi professori così in gamba, penso ai miei che hanno estratto il meglio di me, non vengono particolarmente riconosciuti o premiati per questa loro eccezionalità. Hanno lo stesso stipendio degli altri professori, lo stesso tipo di carriera, lo stesso tipo di avanzamenti. Invece negli Stati Uniti è diverso. Assolutamente. Negli Stati Uniti i professori sono pagati in modo diverso. Ogni professore è come un piccolo imprenditore con il suo portafoglio di pubblicazioni, di speaking engagement e di esperienza. Le università competono per i professori migliori, li pagano di più e cercano di attrarre talenti. Un po' come se ci pensi fosse un'azienda. Sì, come dovrebbe essere qualunque tipo di organizzazione basata sul merito Basata e che vuole sul merito, premiare esatto. la meritocrazia. Esattamente. Quindi questa è una differenza abbastanza chiara. In Italia abbiamo punti d'eccellenza, ma non c'è un sistema che le premia in modo sistematico. E nel mondo asiatico invece come funziona? Il mondo asiatico è un po' una via di mezzo. Ci sono università, spesso le università statali per esempio qui, funzionano nello stesso modo che in Italia. I professori hanno una carriera fissa, gli stesso tipo di salaries e si vede anche nel tipo di interattività che hanno con gli studenti. È molto nozionistico e molto frontale. Ci sono però anche altre università, penso alla Fulbright e altre, dove c'è molta più interazione, i professori vengono attratti anche dall'estero, pagati di più, premiati se sono bravi e se non sono bravi lasciati a casa per fare posto ad altri più talentosi. In questo tipo di università c'è un altissimo livello di interazione e di engagement degli studenti, che vengono veramente portati a pensare, non soltanto a memorizzare nozioni. Quindi un po' un misto tra il sistema americano e quello europeo. Esattamente, perché la differenza è proprio tra istituzioni. Ci sono istituzioni che sono più meritocratiche e aperte e invece istituzioni che sono più, se vuoi, istituzionali e irrigidite. E quindi non hanno modo di premiare queste eccellenze. E se magari, ecco, perché no, il sistema italiano supportasse da domani un po' di più questo spirito di iniziativa, questo approccio nello sviluppare il potenziale dei docenti e degli studenti, magari perché no, le cose potrebbero un po' cambiare. Assolutamente, perché ripeto, in Italia abbiamo delle punte di eccellenza incredibili. È un sistema però che è limitato nel premiarle. E invece più apertura in questo senso potrebbe consentire a quei professori che pure ci sono e che fanno un lavoro eccezionale di spiccare e incoraggiare i giovani a seguire questa strada, non semplicemente per avere una cattedra, ma per avere la possibilità di eccellere e di essere remunerati anche per questo. Questa sicuramente è una strada poco battuta da percorrere. Grazie. Grazie Stefano. E ora siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Ma se vogliamo davvero cambiare il sistema universitario italiano, perché la politica italiana continua a non investire nella ricerca? Ma soprattutto perché le università continuano a bandire concorsi i cui vincitori molto spesso sono stabiliti a priori dalla casta, con l'obiettivo di non mettere mai in discussione questo sistema. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo a un concorso per la celebrità. Chúng ta có thể thay đổi hệ thống đại học như thế nào? Chúng ta đều là nhà kiến tạo. Di noi ti puoi fidare.